Allora, ci siamo. Come sempre, ciao Diamante, ciao Aia, ciao a tutti. Come sempre, sperimento, ho cambiato impostazione. Adesso attivo la telecamera. Ok, divano oggi. Ciao Alessandro, ciao. Allora, giorno 5 dei campionati mondiali di atletica leggera. Adesso spengo la luce dietro perché scopro che altrimenti fa un effetto aureola. Un attimo solo. Perfetto. Ciao Alessio. Sono appena finite le serie delle semifinali dei 200 metri donne. State guardando probabilmente la re come sto guardando io. E quel po' di confusione che c'è sul tavolo, il tavolo di lavoro. Oggi è stato veramente dura. Il programma editor video mi ha dato dei problemi e come sempre in questi casi cerco di cambiarlo senza trovare un'alternativa valida. Il video è uscito alle 7 di sera, quello di oggi, doveva uscire tipo 4 ore prima. Allora, Florin, Kendricks ha una tecnica sopraffina sul ruolo, quindi dico Duplantis. Che Sperando che in questo modo sia quantomeno più stabile. Allora, Wood dice nei 200 femminili si è ritirata pure la Thompson. Abbiamo la Okgbare che non è partita, nonostante avesse fatto tutta quella manfrina che inizialmente era stata estromessa, allora era riuscita alla fine a entrare tra le iscritte, ma non è partita. Abbiamo sì, Asher Smith, l'unica praticamente favorita, adesso che intanto la Fraser Price, anche lei ha rinunciato, aveva rinunciato anche se era presente nella entry list iniziale, quella di qualche giorno fa, evidentemente dopo la vittoria nei 100 metri ha deciso che era meglio pensare ad altro, era già soddisfatta di questo e comunque ha ancora la staffetta a cui puntare, quindi la, fuori la Fraser Price, scusate, fuori la Talù, fuori la Skippers che non ha fatto nemmeno la finale del 100, probabilmente ha dei problemi muscolari, e, cioè praticamente il livello si abbassa. Siamo tornati a una... Intanto vedo il salto di Lisek, peccato, era un buon salto, ma non ha avuto... La parabola non ha incocciato l'asticella. No, volevo dirvi che i 200 metri femminili adesso, ora come ora, sono in una situazione più simile a quella della gara maschile, con un'unica grande favorita al maschile, naturalmente l'Iles. Solo che il tempo della vincitrice non sarà eccezionale come quello che probabilmente l'Iles potrà farci vedere stasera. Probabilmente si avvicineranno i 22 secondi, non si scenderà sotto. Vi ricordo che anche la Skippers era stata capace di scendere sotto i 22 secondi nel suo periodo d'oro. Ok, controllavo che andasse bene la telecamera. C'è quindi questa bellissima gara di salto con l'asta che inizia a produrre i suoi errori. Sia Kendrick che Lisek hanno avuto le loro difficoltà. Naturalmente adesso la Rai intervista Laura Vacoglio, che è la mascotte ufficiale dell'intervistatrice Rai, insomma. Sempre lì ai nostri microfoni. Andiamoci come sempre a vedere il sito della IAF per avere informazioni in tempo reale un po' più accurate. Anche perché in questo modo si riescono a seguire i concorsi. I concorsi che molto spesso, per come sono fatti, non vengono seguiti bene dalla regia. Ok. Eccoci, faccio vedere. Sì, comunque l'Alova è sicuramente, tra l'altro, una delle più longeve.
velociste presenti sulla scena e si è qualificata un'altra volta per la finale, nonostante le defezioni che vi ho detto, comunque è ancora tra le prime 8 al mondo. Allora, vedete? Sì, perfetto. Vado sulla pagina del salto con l'asta, mentre sta saltando Duplantis. Vi ricordo sempre che io ho un minimo di svantaggio rispetto a voi in ambito temporale, quindi voi forse l'avete già visto, io lo vedo in questo momento, nemmeno lui. Nemmeno lui. Iniziano a sbagliare in molti, però non si può finire con un pareggio, nel senso che anche a livello di adrenalina non è la situazione di uno che rimane solo e quindi non trova più motivazione di saltare oltre. Ma siamo praticamente alle porte coi sassi, abbiamo un... Diamo la situazione ufficiale. Eccoci qua. Attualmente quello che ha più tentativi a disposizione è Kendricks perché ne ha 2 a 5,97. L'Isek ha passato la misura di 5,92 senza riuscire a superarla, quindi è il suo out-out. O lo fa o sarà fuori e in quel caso sarà terzo. Anche Duplantis ha sbagliato 2 volte, anche se a 5,92 aveva fatto un copione simile, aveva seguito un copione simile. Ciao Matteo, ciao Giulio. Quindi c'è questa finale che tiene banco, quella del salto con l'asta uomini. Guardate la faccia stravolta di Lise che cerca di trovare concentrazione. Urla ancora più del solito. E niente, ci ha messo tutto, però non ce l'ha fatta a superare a passare quella misura. È medaglia di bronzo. È medaglia di bronzo. Non credo che sia troppo contento. Quest'anno ha dimostrato di poter andare sopra i 6 metri. E qua si ferma a 5,92. In realtà 5,87 non avendo fatto 5,92 precedentemente, avendo rischiato e purtroppo non riuscendoci. Allora, Matteo, andiamoci a vedere adesso la finale del salto in alto. Credo che sia tra 2 giorni. Però apro un'altra pagina per sicurezza, per evitare di perdermi qualcosa del salto con l'asta che comunque ha la sua fase finale. Allora, giustamente, diamo un'occhiata alla timetable. Credo che sia il 3 ottobre. E invece no, c'è un giorno in più, mi sa. Esatto, la finale del salto in alto uomini è il 4 ottobre, venerdì, mentre Kendricks è in pedana. L'esperienza di Tamberi ha avuto la meglio sul talento di Sottile. Barshim, anche lui, aveva un accredito non troppo alto, eppure in finale ci è entrato. Naturalmente la gara di casa ed è in crescita dopo l'infortunio. Non c'è Bodan Bondarenko. Arimenko uno dei favoriti c'è, Nenasekau il miglior accredito c'è, Bondarenko è grande assente. Però concentriamoci adesso sul salto di Kendricks. Con grande solidarietà tutti battono le mani, anche gli avversari. Però lui ha ancora un tentativo. E sarebbe veramente brutto se la gara finisse così, cioè con gli atleti che abdicano a questa quota, perché tutto l'hype che si era creato svanirebbe così nel nulla. Almeno un 6 metri mi aspettavo io, almeno un 6 metri non per uno, ma per almeno 2 atleti. È questo quello che ho detto nel video. Eppure sembra che oggi non si riesca a saltare troppo in alto. Beh, come sempre vi ricordo che se volete potete fare tutte le domande che volete inerenti al mondo dell'atletica e commenti riguardo la gara.
Non siate timidi, anche perché forse o perché il canale è piccolo, o perché comunque si parla d'atletica, che non è il massimo dal punto di vista della promozione in Italia. Siamo in pochi, quindi siamo rumorosi almeno, facciamoci sentire. Non sono solo io quello che deve parlare, quantomeno cerco di creare un confronto con voi. Aspettando che scriviate o che salti Duplantis, vado a pulirmi il naso, se no non riesco proprio a parlare. Ok, scusate. Ciao Ludovico. Siamo dunque con l'ultimo tentativo a 5,97 di Duplantis. 5,92. Carica molto il salto e ha rischiato, ma Asticella ha ballato, ma è rimasta su. Allora Duplantis c'è. Duplantis c'è e se trova l'impostazione giusta e resetta tutto, dal prossimo salto può diventare un'altra persona, nel senso può passare molto più facilmente la quota, l'abbraccio con Kendricks e Duplantis c'è. Aggiunge Pepe, esatto. Non l'ho messa a caso nella copertina della live e del video di oggi. Mi aspettavo qualcosa, una pazzia, o meglio, insomma, da parte sua mi aspettavo una cosa del genere. Una condotta di gara un po' spregiudicata, anche perché non è che abbia fatto tutto pulito, e nemmeno questo salto era perfetto, ma l'elevazione era altissima, era tantissima, e quindi è riuscito a passare oltre anche questi piccoli problemi. Duplantis e ora è chiamato a rispondere Sam Kendricks. Per come è messo, sarebbe primo se riuscisse a superare la quota perché ha fatto meno errori a 5,92. Quindi Kendricks, se non si riuscisse ad andare oltre il 5,97 di Duplantis, quindi se ci fermassimo a questa quota, se Kendricks la superasse, sarebbe lui il campione del mondo. Però spero almeno un 6,05 m quest'oggi. Duplantis, ripeto, è capace, una volta esaltatosi, di superare una misura superiore con meno difficoltà. Vediamo. Siamo tutti per il salto con l'asta. La gara successiva, se non sbaglio, è la finale degli 800 metri uomini e dopo di questa ci sarà anche la finale dei 200 metri uomini. È una giornata piuttosto importante sul ramo maschile, molte finali maschili come ieri ce ne erano state tante femminili, distanze prestigiose diciamo, che attirano atleti, che attirano partecipazione da parte degli atleti e interesse da parte del pubblico, come quella spettacolare del salto con l'asta. E poi i 200 metri ovviamente. Partito Kendricks. Pulitissimo, pulitissima questa quota e la gara è ancora aperta. E la gara è ancora aperta vuol dire che continuerà piuttosto a lungo, per come è fatto il salto con l'asta, per il tipo di disciplina che è. Questa gara è iniziata alle 7 di sera, siamo già a 2 ore abbondanti e continuerà ancora a lungo proprio. Già, mi aspettavo qualcosa del genere. L'Isek a questo punto si rode le mani perché è l'unico dei tre che non è riuscito a rendere quanto secondo le aspettative. Siamo praticamente a 6 metri adesso. Entrambi, per ragioni diverse, sia Kendricks che Duplantis, dimostrano di poter salire sopra quella quota. Kendricks con la tecnica, Duplantis con l'estro, col suo talento innato. È un po', forse non so quanto potrebbe migliorare ancora
nello stile Duplantis e quindi nella prestazione, perché rispetto a Kendricks è più macchinoso. Non c'è fluidità nel passaggio da quando appoggia l'asta nella buca e riesce a ribaltarsi, e quando si ribalta e va oltre. Però non sono un saltatore, parlo quasi da neofita, anche se qualche gara l'ho vista. C'è la finale del giavellotto, un po' bistrattata, ma è ancora in corso, pensavo fosse finita. Già Aldo, grandissima gara. Ora, vediamo, la finale del giavellotto, che è ancora in corso, esatto, è iniziata 40 minuti fa, è nel suo quarto turno di lanci. Attualmente Germania-Cina in testa, più o meno secondo i pronostici, e Spotakova non è riuscita nemmeno a entrare nelle prime 8. Non è salita sopra i 60 metri, un po' un peccato. Guardate quante atlete dalla bandiera simile, insomma, tre ceche erano qualificate, sono tutte e tre finite al di fuori delle prime 8 e quindi dai lanci di finale. E poi rete di Slovenia, le altre sono più o meno in corsa, c'è una differenza di 4 metri tra la prima e la ottava, non troppo, anche se, se parliamo di centimetri, allora la gara si fa tra le prime tre, appunto. Barber poteva fare un po' di più, la quarta poteva lanciare un po' di più, almeno secondo i suoi pronostici, secondo il pronostico, secondo le sue prestazioni annuali. Siamo a pochi lanci dalla fine, dunque saranno dopo questo della Hui Hui ci saranno i due lanci finali per ciascuna delle atlete. Adesso mi vado a prendere, scusate. Ciao Dark, siamo anche in pubblicità, quindi se volete fare domande in generale sul mondo dell'atletica o su questa gara di salto con l'asta che è tornata sugli schermi nel vivo, fatele pure. C'è Duplantis a quota credo 6,05. 6,02, scusate, 6,02. È ancora un errore, è ancora un errore. Non so decifrare la sua espressione. Sembra che ce la possa fare. Non sta tirando in mia barca. 6,02, esatto. Secondo te Stecchi si li farà presto? Purtroppo non aveva l'atteggiamento giusto, secondo me, in questa gara. Era, beh, è il suo carattere quello di essere posato, non eccessivamente carico in viso, come potrebbe essere un Lisek. Quindi il suo punto di forza è mantenere la calma e la plomb nelle situazioni importanti. Però quando le cose, anche come ha detto nell'intervista, sono cominciate a girare un po' per il verso sbagliato, quando a 5,70 m ha iniziato a fare fatica e ha superato la quota solo al terzo tentativo, secondo me non ha tirato fuori quella carica di adrenalina che gli avrebbe permesso quantomeno di pensare, insomma, di arrivare a quella misura. Eh, eh, io dico che Rela può fare la finale dei 400 metri. Però adesso c'è la finale degli 800. Allora, torniamo così. Sempre dando un'occhiata alle altre gare. Sta per partire la finale degli 800 metri uomini. Grande favorito, secondo me, Brazer. Un altro americano, Kendricks, sta per saltare per la prima volta i 6,02 m, almeno provare a saltare i 6,02 m. Questa è la start list degli 800. Ecco Kendricks. Sicuramente un salto migliore come impostazione rispetto a Duplantis. Mancata un po' di potenza necessaria per superare una quota così
così difficile come 602? L'evazione, insomma. Dicevo, nella start list degli 800, America con Opel, Brazer e Murphy. Io penso che il keniano Rotic possa inventarsi, cercare almeno di inventarsi qualcosa partendo lungo. Perché con uno come Brazer non si scherza in volata. Anche tu, che è piuttosto lesto in volata, potrebbe spuntare fuori nel finale. Non credo per una medaglia, anche se sta simpatico a tutti l'atleta bosniaco. Si allena spesso in Italia, e parla italiano, credo, almeno ricordo quello che dice Bragain a riguardo. E Kenya, quindi con Rotic, prova a fare l'erede di Rudisha. Poi c'è Vasquez, è entrato migliorando il suo primato, quindi sarà sicuramente in palla. E poi c'è la stessa roba per lo spagnolo Ben, che non era per niente uno dei favoriti per l'accesso in finale, uno dei pronosticati per l'accesso in finale, molto di più i polacchi che non sono però riusciti nell'impresa. Schott non è riuscito ad entrare. 44,0 un po' eccessivo per Davide. Allora, la medaglia. Un attimo che recupero la live chat in un'altra pagina per evitare di perdermi i messaggi. Allora, partita da finale degli 800 metri. Vediamo. Alla corda la situazione è che è davanti Vasquez, esatto, e Braser lo segue a ruota. Rotic è solo sesto, c'è Kirop in terza posizione, è canadese ufficialmente. Un po' staccato lo spagnolo Ben. Ti avviciniamo, passaggio in 35, quindi saremo intorno a 52 secondi. 53 secondi, non eccessivamente alto come ritmo al primo giro. Ho sbagliato i conti, ho sbagliato i conti, siamo in 48, ho sbagliato i conti. È un passaggio assurdo. Non potevo nemmeno concepirlo e ho sbagliato i conti, infatti. 48 secondi e 99. Vasquez inizia a pagare già adesso, mancano 300 metri. Viene affiancato da Braser. Braser. E qua rischia di fare il tempone o di scoppiare, a seconda di come ha gestito le energie. Sta risalendo adesso Kirop, ma c'è ancora Tuca, Rotic, ma c'è ancora Tuca in terza posizione. Tuca supera Vasquez in questo momento, potrebbe essere medaglia d'argento. Braser è involato verso la vittoria, continua a spingere piuttosto bene. Ecco Rotic che spunta per la medaglia di bronzo, ancora Braser, Tuca, Rokic, 1,42,34. 1,42,34, record di campionato. È riuscito a fare il secondo giro in 53 secondi nonostante quel passaggio assurdo iniziale. Tra i primi 10 della storia, credo un po' più dei primi 10. Forse i primi, se conti diciamo i tempi di ciascuno, quindi le liste anziché le graduatorie, sì, c'è Rudisha qualche volta c'è sceso sotto l'1,42, anche Amos, quindi tempo, altra dimensione. Sono riusciti a reggere un ritmo che io non mi sarei aspettato. Allora, recuperando dei commenti, ciao Xmaster, Joe chiede, dice anzi, c'è un abisso tra i primi due, 5,97 in più, e quelli dal quarto posto in giù. Esatto, esatto.
E adesso però questi qua sono di nuovo in situazione critica, diciamo, non sono riusciti a superare la quota alla prima, abbiamo 2 errori per entrambi. Sto parlando di Kendricks e di Duplantis. Gaetano chiede se Davide può vincere una medaglia. Secondo me, dicevo, è molto difficile. È una questione di errori degli altri, di errori degli altri. E comunque sia, in batteria molto spesso non vengono fuori i veri valori. Bisogna aspettare quantomeno le semifinali. Quantomeno le semifinali. Non dico per Davide, quanto per capire se quelli che hanno fatto finta di giocare giocavano per davvero oppure hanno scherzato, facevano finta di giocare, cioè stavano nascondendo una mancanza di condizione, oppure se erano veramente così forti. Sto parlando naturalmente dei favoriti ufficiali di questa gara, quelli che hanno i migliori accrediti. Poi, gli americani sono tutti dopati, dici? Non saprei risponderti, non saprei risponderti, anche se il problema dell'Italia rispetto all'America è che ha così tante differenze anche nel modo in cui gli atleti vengono formati, nell'ambiente in cui questi vivono e si allenano e nella considerazione che ricevono. Tutti questi fattori potrebbero da soli spiegare la differenza di prestazione rispetto agli italiani? Non lo so. Se avessimo una base di partenza più simile, un'atletica più considerata, un sistema simile a quello dei college e una base anche più ampia di partenza, cioè più gente che prova a fare atletica, che sogna e quindi se hai più gente naturalmente la probabilità di beccare più campioni aumenta. Se tutti questi fattori fossero parificati tra Italia e America, a quel punto potremmo scegliere, potremmo decidere, ma con meno, potremmo valutare con meno bias, cioè con meno condizionamenti, questa roba che dici tu, questa affermazione sul doping. Se anche in quel caso gli americani vanno più forti, allora inizi a pensare, ma forse c'è qualche motivo sotto. Però io non sono, da questo punto di vista, non è che accuso senza ragione, senza prove. Ecco Duplantis. Ah, non va il 602. Non va il 602 per Duplantis. A questo punto non è il campione del mondo. Ha sbagliato, ha sbagliato più dell'altro. Mick, ciao, dici, sembra una fatica ultraterrena gli 800 metri e ti ho visto che hai chiesto anche prima, hai mai provato a saltare con l'asta? No, non ho mai provato a saltare con l'asta. Ho fatto salto in alto, molto scarso, però 1,40 m l'ho fatto, salto con l'asta no. Non sono arrivato a quel livello di pazzia, anche se forse in un'altra vita mi sarebbe piaciuto. Ed ecco questa bellissima scena con i tre del podio che stanno a dialogare amabilmente sul saccone del salto con l'asta. Sembra che stiano a fare una scampagnata. C'è un ambiente molto umano del salto con l'asta, forse per il fatto, simile tra l'altro a quello dei decatleti, no? Per il fatto che stanno molto tempo nello stesso posto insieme e condividere le stesse gioie, le stesse passioni, eh, c'è anche questa fraternità tra atleti e tra giudici, che è molto bella. Sembra quasi un posto a parte di tutto lo stadio, la pedana del salto con l'asta. Quindi, Kendricks e ennesimo statunitense sul podio. Ci andiamo a vedere il medagliere. Ma avete ricordato che domani nel video che farò e che spero pubblicherò presto, a costo di morire, altrimenti non ha senso, siccome siamo a metà dei campionati, anche il medagliere ha il suo ruolo, conta. Ve lo faccio vedere in questo momento. Il medagliere dopo metà delle giornate. 5 ori, 7 argenti e 2 bronzi. Praticamente ha doppiato la Cina. La Giamaica ha solo 2 ori, 2 argenti e un bronzo. E vorrei farvi notare che nei 200 metri il migliore dei giamaicani è stato Blake, che non si è qualificato per la finale.
il miglior giamaicano nei 200 metri non si è qualificato per la finale, quello stesso Blake che fece 19,26 qualche anno fa, la stessa nazione che ha dominato per anni, per anni, per anni con Bolt. Quindi la Giamaica attualmente, almeno al maschile nella velocità, non è per niente invincibile. È girata la banderuola, il vento è cambiato, è rimasta l'America. L'America onnipresente come nazione. Comunque vorrei ricordarvi che la Giamaica, come milioni di abitanti, credo che siano sotto i 10 milioni, insomma, è una nazione piccola sono stati miracoli quelli che ha fatto anche insomma, nel settore della velocità, a produrre tutti quei campioni con Bolt e compagnia. Poi Kenya, Etiopia, Norvegia e fortunatamente ci siamo anche noi. Eccoci qua, 0-0-1, con una lontana probabilità che si aggiorni almeno di un'attacca il computo delle medaglie. È bassa la probabilità, però di vincere un'altra si potrebbe almeno sperare questa cosa. Sì, dominio statunitense. Allora, Alessandro, Blake sta versando gli ultimi contributi all'Inps e poi la meritata pensione. Blake non è così anziano come dici, almeno rispetto a Gatlin non ne parliamo. Ma ce ne sono altri. Blake ha avuto un arco di carriera cortissimo. Tante interviste Notuca, grande argento, credo che sia un personale, credo comunque dei tempi assurdi per tutti, grazie a Vasquez che si è sacrificato, naturalmente non vincendo la medaglia, quando si fa così è quasi impossibile, ha sognato, ha sognato. Qualche volta l'ho fatto anch'io, più giovane, di partire forte sognando di vincere e poi scoppiando miseramente. Lui ha avuto il cuore e il coraggio di farlo in una finale di campionato del mondo. Sì, guardate, è del 1820, 1757 il nostro amico Blake. Allora, Blake, Giamaica. È dell'89. Sì, 30 anni in realtà da compiere iniziano ad essere un po' tanti per un atleta, per un velocista, però Bolt si è ritirato che di anni ne aveva 31, no? A 29 ancora vinse un campionato del mondo. Poi mi correggerete anche sull'età di Bolt che si ritira, può darsi che non l'abbia azzeccata, comunque siamo sì verso la fine della carriera, però non si giustifica questo calo repentino delle prestazioni e addirittura ora come ora va leggermente più forte di qualche anno, di un anno fa, di 2 anni fa. Quindi sembrerebbe che la sua carriera abbia avuto una brusca interruzione a un certo punto, a partire dal 2012-2013. Nel 2011 vinse il suo unico mondiale sui 100 metri per squalifica di Bolt. Una carriera strana quella di Blake. Cosa succede adesso nel giavellotto femminile? Quella che avevo detto è la Barber. L'atleta che avevo detto che è la Barber, l'atleta che avevo detto che non aveva ancora espresso le sue possibilità, almeno rispetto agli accrediti. All'ultimo lancio e quindi avranno un tentativo ciascuna per rispondere a questo affondo che vale la medaglia d'oro sia Kristin Hussong che Hui Hui Liu che Shiging Liu. Tra l'altro, proprio nel quinto turno le cinesi si sono invertite di posizione perché era la Liu con la Y, diciamo, la Hui Hui Liu ad essere prima fino al quinto turno di lancio. Ma adesso tocca la Hussong. Arriva vicina, ma non si riesce. Non si riesce a migliorare. Meglio, anche se lo fa non è più terzo posto. Mi immagino cosa deve passare nella mente di un atleta che culla il suono della medaglia fino all'ultimo lancio. Rispetto alle gare in pista sono molto più crudeli i concorsi.
soprattutto i lanci e i salti in estensione, perché lì basta un salto buono all'ultimo tentativo per ribaltare la situazione, mentre se fai 3 errori in un salto in alto sei fuori. Adesso c'è la Liu con la Y. Niente, lancio poco potente. Ok, sì. Allora, in realtà, sai per caso, grazie, 2011, sai per caso se Blake si è infortunato, Wood? Perché si è avuto una storia così travagliata dal punto di vista di infortuni come Van Niekerk? Perché in quel caso ci sarebbe da preoccuparsi per Van Niekerk, però non, non credo. Cioè, molto più fumosa la situazione di Blake, meno inspiegabile. Van Niekerk è stato sfortunato, sì, se l'è un po' cercata giocando a rugby. Ah, la Liu praticamente fa un lancio simile a quello che è il suo migliore, ma non è abbastanza. Vince la Barber all'ultimo lancio. Australia, beffate le cinesi. E allora il medagliere non si accorcia la distanza tra la Cina e gli Stati Uniti, che comunque è abissale, e sale di uno l'Australia, che attualmente non aveva ancora vinto una medaglia. Esatto. Quindi la nostra cara Italia perde una posizione dietro la Bosnia, la Polonia, che comunque un oro in più praticamente ce lo potevamo aspettare, la Gran Bretagna probabilmente avanzerà grazie alla Dina Smith attualmente, e gli Stati Uniti hanno un altro oro nel taschino, che è quello che potrebbe vincere l'Iles su 200 metri tra meno di un quarto d'ora. Senza anima, Rudisha, io l'ho seguita la vicenda Rudisha e Rudisha ha avuto un infortunio nel 2017, credo. Era già, per la sua età, un atleta, anche lui superati i 30 anni, credo che abbia circa 30 anni in questo momento, Rudisha. Ha avuto un incidente proprio. Ha 31 anni da compiere. Rudish ha cercato di rientrare piuttosto a lungo, eh, però io ho delle fonti dirette. Un mio amico, Joao Bussotti, atleta della nazionale, che è andato in Kenya ad allenarsi lo scorso inverno, ha incontrato Rudisha e ha detto che non è che non è che fosse molto in forma e che avesse molta determinazione nel rientrare. Secondo me è uno che sta cercando di tornare quello che era, ma non ci sta mettendo la giusta forza di volontà, anche perché il Ken una volta che diventi un campione ottieni quello che cerchi da sempre, il benessere economico. Molti in Kenya corrono proprio per questo e questa voglia di correre perché si ha fame era una delle caratteristiche per la quale in Italia fino a una trentina d'anni fa spuntavano fuori molti più mezzofondisti, molti più atleti e anche ciclisti in un altro sport ovviamente. C'era appunto la voglia di emergere anche per ottenere il benessere economico. Quindi forse Rudisha ha perso le motivazioni, ma c'è questo rimpianto di essere, adesso non più, però di poter essere il più forte al mondo, di poter vincere un campionato, di poter tornare sul tetto del mondo, quindi ha questo rimpianto per questa opportunità che gli sta scappando via, che non riesce a cogliere. Ormai credo che i problemi fisici siano finiti, quindi sia proprio una questione di motivazione. Un'intervista mi pare di aver letto qualche tempo fa che diceva che forse sarebbe tornato in occasione dei prossimi mondiali, forse no, non le Olimpiadi, ma addirittura i prossimi mondiali, però il treno si sta allontanando. Se non lo vediamo nel 2021 in pista, è finita per Udisha ed è un peccato, però non è l'unico che ha, che ha avuto una vicenda del genere. Assomiglia molto, anche se su una distanza più corta, a quello che è successo a Daniel Komen. Daniel Komen, il quale ho
è stato il protagonista del mio video sullo speciale dei 3000 iscritti, proprio perché è stato lui a fare il record del mondo su 3000 metri. Come è andato fortissimo fino al 98, poi nel 99 ha iniziato a perdere, nel 2000 non si è qualificato per le Olimpiadi e nel 2001 si è ritirato, no, nel 2003 credo, dopo aver fatto qualche gara su strada su invito ad ingaggio. Il problema della motivazione è più serio di quanto si pensi per gli atleti forti. La motivazione, insomma, il cervello, la mente conta di più del talento, o almeno è quella che ti fa andare avanti. Se non è quella, non hai i requisiti per fare uno sport come l'atletica. Vabbè, ci andiamo un po' dentro adesso, siccome l'argomento è questo. Andiamo un attimo a vedere cosa ha fatto Johan Blake, ci guardiamo la biografia, ma poi andiamo a vedere le gare di oggi, facciamo un recap di tutte le gare di oggi, diamo un'occhiata, mi stanno già preparando i 200 metri e siamo rapidi, anche se come le volte scorse, i giorni scorsi ci saranno minuti e minuti di spettacolo di luci di presentazione, quindi un po' di tempo ce l'abbiamo. Allora, vediamo. Un infortunio serio l'ha avuto nel 2013, però non è specificato qua. E da quel momento in poi, nel 2014, 20,48, 10,21 nel 2015, effettivamente qui il punto di svolta è stato questo. Paura di infortunarsi di nuovo, quindi si tratterebbe di un'altra, diciamo, ragione mentale nelle prestazioni. Poi è tornato a scendere sotto i 10, 9,93, non nel troppo eccezionale, nato molto più forte in carriera, però comunque sotto i 10. E quest'anno credo robe del genere. Si è stabilizzato, diciamo, su questi tempi. Sembrerebbe di sì, allora. Tra l'altro è una pagina molto, molto, molto aggiornata. C'è qualche appassionato che sta aggiornando appunto queste pagine di Wikipedia sugli atleti, in questo caso su Johan Blake. Allora, Wood, quanto fa l'Iles? Secondo me l'Iles fa quantomeno sotto i 19,60, 19,55, con una speranza che vada più sotto. Certe volte esagero, ma stavolta credo di no. Ci saranno 3 o 4 atleti assieme a lui che scenderanno sotto i 20 secondi, questo è sicuro. Qua a Doha non c'è il problema che ci siano rettilini con vento contro, il vento è molto controllato qua, anche per via dell'impianto di condizionamento. Ma non c'è nemmeno il vantaggio, la possibilità di avere tanto vento a favore, ovviamente. La situazione sarà molto controllata. De Grasse potrebbe arrivare sui suoi tempi, però credo che non sarà mai una minaccia per l'Iles, a meno di sorprese, sorpresone clamorose. Ciao Ivan, proprio in tempo per la finale dei 200 metri uomini. Gulev non lo fa il record europeo, secondo me, Alessandro. Non lo fa. Non credo che vinca una medaglia, è molto più probabile che lo faccia Quinones. Va bene Gulev che è un guascone, che è capace di trovare la forma al momento che nessuno se lo aspetta, che ha quel modo di gestire le gare che dice ma come ha fatto, però non si può improvvisare più di tanto. Ora come ora non è in forma come l'anno scorso e quindi potrebbe fare un 19,90. Ma adesso il 19,90 comunque ci sono molti atleti naturalmente meno forti rispetto all'Iles, però capaci di correre su quei tempi là. Inizio la presentazione.
Beh, buono, 19,62, quindi 19,55, Gaetano dice sotto 19,50, Alessandro 19,62, poi vediamo chi ha fatto, che si è avvicinato di più, chi vince la coppa di miglior esperto di atletica, miglior pronosticatore. Comunque qua sembra che sia praticamente per tutti eh, la previsione della vittoria di Lyles, no? Nessuno che dica De Grasse con una prestazione eccezionale, oppure addirittura un Guliev per ripetere la vittoria clamorosa di 2 anni fa, comunque sopra 20 secondi, uno dei 200 metri più lenti in finale della storia recente. Cioè passare da un Bolt 19-19 a 20 e 10, vabbè che il vento era contro, il clima non era per niente favorevole, c'è un po' di differenza. Ok, Brown. Niente, non c'è tempo, bisogna... perché la finale è alle 21:40, non alle 21:45. Ok, dalla seconda alla nona, Guliev è in esterna. Guliev è in esterna, quindi avrà un po' di difficoltà ad avere i riferimenti rispetto alle posizioni degli altri atleti. Su un 200 conta di meno rispetto che un 400. Quinones è ben più interno. La miglior corsia forse ce l'ha o Gemili o De Grasse, non completamente esterna, riescono ad avere sotto controllo la situazione e il problema di avere la corsia troppo interna sul 200 metri è che il raggio di curva stretto ti sbilancia ed è sicuramente più traumatico correre in corsia interna con un raggio di curva più stretto rispetto a che quella esterna. Idealmente correre sul rettilineo sarebbe migliore. Tra poco li chiamano sui blocchi. Qualcos'altro da dire prima che partano? Vediamo. Francesco 19,58, 19,43 Ivan. Ok, ok. Abbiamo un po' di statistica allora. Ci aggiriamo comunque per tutti tra i 19,40 e i 19,60. E 4. E ecco che stanno mettendosi sui blocchi. C'era Gulev che ha alzato la mano. Qualcosa non va. Il blocco forse non è funzionale. No, si deve fare la stringa. Ah, bene, bene. Ne conosco di gente alle gare regionali che rompe le scatole così agli altri atleti. Sono di nuovo lì, un attimo di ritardo, ma non influisce niente sulla prestazione. Va bene, Wood, 19,60. Però adesso si chiudono le scommesse. Partito più forte Gemili di Lyles. Torna sotto? Non è ancora in testa? Deve andare via di lanciato Lyles. Ecco che spunta fuori. Forse abbiamo sbagliato tutti? 19,82. Ancora una volta l'hype ci ha tradito. Vedi, ti abbiamo indotto in errore, Woods. No, ha vinto. Ha vinto. Ha vinto, ma ha vinto con molta più difficoltà di quanto pensassi. Non era in testa fino agli 80, forse 70 metri dall'arrivo. De Grassi è arrivato secondo, ma solo, tra virgolette, in 19,95.
Quirones terzo, l'ordine del traguardo è esattamente quello che mi aspettavo. Gemili ha continuato ad andare forte. Gemili è stato incredibile, ha fatto 20.07 in batteria, 20.05 in semifinale e 20.03 più o meno. Insomma, si è sempre migliorato di pochi centesimi, è quello che vale intorno ai 20 secondi e tra tutti è quello che di più ha rispettato i suoi tempi. Quindi Gemili sicuramente uno dei migliori in termini rispetto insomma, al suo valore e ha rischiato di vincere una medaglia. Quelli più forti si sono svegliati solo nella parte finale. Tra l'altro i primi tre sono tutti maestri nel lanciato. Quinones che è specialista proprio nei 200 metri, quindi per forza deve puntare sul lanciato. Lyles, bello scorsa, però era troppo impegnato rispetto al tempo che ha fatto. Troppo impegnato, cioè è lo stesso tempo, un centesimo di meno rispetto alla semifinale. Eppure la gestione dello sforzo è stata completamente diversa. Continuo a dire, il problema può anche essere che siamo a fine stagione e quindi si ha più difficoltà a gestire certe situazioni come semifinali, finali, 3 turni, insomma, in 3 giorni. E poi comunque l'Ice non ha fatto i 100 metri, l'unico che li ha fatti è stato appunto De Grasse, tra quelli che erano in finale nella gara dei 100 metri. Sto a vedere i replay. Appunto c'è Gemili che nel finale proprio perde questa medaglia di bronzo, spuntano fuori nel lanciato Lyles, De Grasse e Quinones, quello che era più indietro in curva era Quinones, addirittura forse settimo o sesto prima di avanzare nel rettilineo e Lyles e De Grasse vanno avanti praticamente di pari passo mantenendo questo piccolo distacco. Sicuramente c'è un po' di delusione, sicuramente c'è un po' di delusione perché sicuramente non, se volevamo pensare ad un bel tempo, se volevamo sperare in un bel tempo, quella partenza, quell'accelerazione iniziale non era per niente sufficiente. Il lanciato è stato buono, ma non si possono fare troppi miracoli. La caratteristica del lanciato è quella di gestire la velocità che si è creata. È difficile accelerare quando sei a metà di un 200 metri o quando sei alla fine di un 100. È difficile accelerare. Ecco, più o meno soddisfatto l'Ajax al traguardo. Che bel tempo, abbiamo azzeccato tutti. Allora, le grasse garanzie di podio, certo Wood, Daniele dice, negli anni 80 c'erano molti italiani di atletica che avevano una marcia in più, sì, Andrei Covas Cartezzini, da Milano Evangelisti e Antibo. Piccola parentesi, Jering e Brissen hanno fatto un tempo migliore del record di Antibo. Questo talento, con una gara che non era proprio tirata. Comunque, non abbiamo un Ingebrigtsen sicuramente e non abbiamo più nemmeno un Antibo. In realtà, se proprio mi fa piacere, io ai campionati italiani su strada di Canelli, quelli famosi del video che ho fatto, alla seconda partenza, ho battuto in volata un certo Antibo, che adesso corre per le Alpi Apuane. Credo che sia proprio il figlio, o comunque il nipote. L'ho battuto in volata, quindi non c'è più l'Antibo di una volta, diciamo. Poi Ramil, che guardiamo il risultato. Sì. 25 anni fa era diversa la situazione. Tra l'altro 25 anni fa gli africani forti erano i keniani, adesso sono gli etiopi, o meglio, i tipici c'erano stati fin da prima, ma l'onda keniana adesso si è un po' arrestata. Guarda caso in corrispondenza di molte squalifiche per il doping. C'è Gemili che è disperato, piange, perché era terzo fino a pochi metri dal traguardo. Era quello che se la meritava di più. Non aveva i tempi roboanti di quelli davanti a lui, ma è sempre stato efficace nella sua azione e sul pezzo, ma non ce l'ha fatta. No, davvero, dispiace per Gemili. Allora, sono 5 centesimi che lo separano dal podio. Gulev è quinto e 20.07, un tempo leggermente migliore rispetto a quello con quale si era laureato campione del mondo 2 anni fa. Quindi nuovo campione del mondo è Noah Lyles, uno della generazione Tortu, lottava con Tortu a campionati mondiali giovanili. Altra medaglia per gli Stati Uniti dunque, come ci aspettavamo. Leggiamo altri commenti. Un po' bruttini 200? Sì, poco esaltanti, poco esaltanti.
a questo punto meglio, cioè, la speranza delle semifinali è stata completamente ribaltata, non attesa, e l'Ails non ha nemmeno la scusante di ho fatto anche 100 metri. Credo che sia il problema di essere troppo a fine stagione. Molti atleti non riescono a mantenere il picco così avanti in stagione e quindi anche se vincono non sono al top. In generale, tranne pochi casi, come ieri la Ucraina Mauchik che ha fatto 2,04 m, in molti casi i tempi non sono al top, come ci si aspetterebbe a un campionato del mondo. Però è una tendenza piuttosto comune. Almeno nella velocità sì. Coleman ha vinto forte. Coleman è andato molto forte. Però aveva un vantaggio abissale sul secondo. Mennea se lo tiene a lungo il record, sì. No, non credo. Allora, Gulev diciamo questo. Potrebbe anche essere che il suo anno d'oro sia già passato. Non glielo auguro. Però potrebbe anche essere che quel 1976 non lo ripeta. Cioè, è difficile andare così forte a lungo, eh. Anche Mennea è stato 2 anni al top, anche l'anno successivo, se non sbaglio, fece un 20 netti, 20-0-0 e scese sotto i 20 a livello del mare, 19,96, ora vado sempre a memoria, però in Italia a livello del mare Mennea è sceso un'altra volta sotto i 20 secondi, cosa che è segno di una grandissima forza e valore da parte di questo atleta. È una cosa, cioè, anche per rispondere quando vi dicono Benè ha fatto questo record perché era in altura. Primo, nessun altro è riuscito a fare questo tempo qua fino a quel momento in altura, nemmeno i grandi campioni afroamericani. Secondo, me ne è sceso sotto i 20 secondi anche a livello del mare in Italia. Insomma, sì, a quanto pare 40 anni di differenza non sono abbastanza per riuscire a battere quel record in Europa. Secondo me Guliev non è molto probabile che ce la faccia. Chi potrebbe spuntare dopo di lui? Non so quanto possa valere torto su 200 metri se si impegnasse veramente su quella distanza. Il record di Menea è lontanissimo anche per lui, ancora più lontano. Forse dobbiamo aspettare ancora qualche anno. Non vedo europei che possano farcela. Appunto Guliev sta cercando di, ma non è per niente scontato. Bravo, Barletta. Pensa che bello fare 19,96 a Barletta. È bellissimo. Ha onorato al massimo la sua terra. Francesco dice: sì, peccato per Sottile. Come dicevo poco fa, qualche tempo fa era una questione di esperienza. In un campionato del mondo non conta solo avere 2,33 m, anche l'esperienza. Speravo che Tambay riuscisse a rinfondere un po' di fiducia e qualche dritta a Sottile. Non è successo, ma la gara di salto in alto maschile nelle qualificazioni, salto in alto maschile e femminile nelle qualificazioni un po' una lotteria. Tanto fa l'onda energetica, l'Iles fa l'onda energetica o Kamehameha per quelli che sono più puristi di Dragon Ball. Cerca di... Bolt ha sdoganato i festeggiamenti dopo le vittorie. Ormai la gente cerca disperatamente... Ah, anche la Capriola. Cerca disperatamente di copiare il suo esempio cercando appunto di aumentare un po' l'appeal dell'atletica. Lo stadio adesso è completamente vuoto. Parliamo un attimo di quanto questo mondiale abbia, del riscontro che ha tra gli abitanti, la popolazione di Doha. Non c'è praticamente nessuno a vedere queste gare. Teoricamente sarebbero le gare più importanti al mondo per l'atletica leggera. Si è svuotato subito dopo la finale dei 200 metri. Sembra di vedere le Universiadi di Napoli, che anche quella non è che fosse un bello spettacolo.
Guardate, allora, il recap della Rai è un'ottima occasione per vedere e commentare insieme quello che è successo oggi. Dice Alessandro, Gulev è comunque un atleta molto cordiale, sicuramente. Poi Gulev ha avuto una storia particolare, lui non è turco di origine, è stato naturalizzato, e anche il suo popolo è stato bistrattato dai turchi. Eh, Sicuramente non ha l'arroganza e la tracotanza di un atleta che si sente invincibile. È uno costruito, nel senso che con la sua forza di volontà è riuscito ad arrivare a questi livelli. Ma anche per questo penso che un picco di forma come quello dell'anno scorso sia difficile da ottenere. E quindi che quel 1972 di Mennea sia ancora piuttosto lontano dall'essere battuto. Quindi, piccolo recap, tra 5 minuti la live si chiude, tanto ci vediamo anche domani, no? 400 metri uomini, andiamo subito sul summary, poi c'è l'intervista a Duplantis. Kirani James è l'unico a scendere sotto i 45 secondi, Norman è presente, 45.00, il migliore accredito di quest'anno, Davide Re, come vedete, è il quinto, a pochissimi centesimi, vincitore della serie numero 3. Il secondo della serie 3 è Fred Kerley degli Stati Uniti, dunque non era uno che è fermo, però fare 45.08 ragazzi in batteria è segno di grandissima condizione, mi fa sperare tantissimo. Mi fa sperare tantissimo. Bastava fare 45-82 per essere ripescati, oppure vincere la quinta batteria che è stata tra la più scarsa. Quindi questi 400 metri uomini con ottime sensazioni da vedere, purtroppo bisogna vedere. Ci speriamo nella medaglia, ma non credo ancora che ne valga una. Qualificazione del salto in alto, quindi è spuntato fuori Barshim, Sottile purtroppo 2,26, come è successo per la Trost, è una questione di errori, è per gli errori che non è riuscito ad arrivare in finale. Per Tamberi, aggrappata grazie a un 2,29, ha tirato fuori gli artigli e il suo carattere, la sua grinta. Un'altra bella cosa, bella notizia, era 3000 siepi, anche se Cappinelli non è riuscito a qualificarsi, purtroppo, è arrivato vicino al suo personale. Io sono soddisfatto di questo risultato perché 2 anni fa a Londra non si comportò molto bene rispetto a quello che poteva valere, anche lui era molto deluso. Qua ha espresso appieno tutte le sue possibilità e quindi non è per niente da biasimare questo ottavo posto di batteria e 19° posto finale. Tra l'altro, per qualche motivo, Avinash Sable è sicuramente stato ripescato per una caduta. Così qualche volta succede anche a qualche azzurro di essere ostruito, di essere fatto cadere e poi ammesso in finale. Quindi lui in finale ci va. Preso Glami 8,28, leggermente peggio. Comunque sono contento per i Cappinelli. Non era andato molto forte nelle ultime gare, quindi avere, penso, a campionati italiani. Entrambi comunque hanno perso da Abdelwahed ai campionati italiani, sia Cappinelli che Zoglami. Ottimo 8,24,73. Ottimo. Poi, da un attimo un'occhiata ai commenti. Allora, Tagliabue, record del mondo natural. E puzzano sì, però davvero, come ho detto prima, non, finché il castello di carte regge, perché soffiare per buttarlo giù? Scusate, bruttissima metafora. Quello che volevo dirvi è, la gente che deve controllare, controlli. La WADA, l'agenzia antidoping, deve fare la lotta più assoluta contro il doping.
però da parte nostra avvelenarci con dei sospetti, secondo me non è il massimo. Bisogna fare dei discorsi fondati e lì possiamo discutere appunto su delle prestazioni, su delle crescite di atleti repentine e improvvisi cali che possono far sospettare, a quel punto sì, però un'affermazione del genere buttata lì tende a generalizzare e a quel punto si rischia di inquinare più che fare chiarezza, di inquinare la situazione e anche l'umore più che fare chiarezza. Cioè questo è un po' il mio atteggiamento a riguardo, cioè evito di pensare delle cose che non mi farebbero amare l'atletica come la amo adesso senza delle prove fondate. È un discorso un po' complesso e sicuramente adesso alle 10 di sera, dopo tutto quello che è successo oggi, il mio cervello non è capace di recepire al massimo. Spero che abbiate compreso quello che intendo. Però io non sono per niente, cioè, comprendo tutti questi discorsi, nel senso, li capisco, capisco quello che vogliono sottintendere. Ok, sì, beh, il 19-26 di Blake. Comunque abbiamo visto prima che Blake potrebbe anche essere un motivo psicologico che gli impedisce di andare forte dopo gli infortuni, non ha più trovato il feeling con la distanza, non si fida più del suo fisico. Vediamo. Ok, poi Bekele si è confermato un grandissimo, sì, ne parlavamo ieri. Bekele ha deciso, praticamente Bekele è stato l'antesignano, l'anticipatore di Fara, di Mo Farah, anche lui. Prima di Mo Farah ha deciso di non fare più le gare in pista e adesso fa 2 secondi il record del mondo della maratona. Potrebbe farlo il record del mondo della maratona. Potrebbero sfidarsi sia Kipchoge che Bekele al top di condizione, cosa che attualmente non è mai successa perché Bekele al momento che sfidava Kipchoge ha sempre avuto dei problemi, si è ritirato, non ha dato il massimo, finalmente è tornato a massimi livelli. Allora, domani abbiamo Osako e Fofana, Refolo, Rulls e Pedroso. Ok, grazie Wood. Precedente di doping di Blake. C'è poi la vicenda cioè la questione del too big to fail, cioè se cade il campione l'atletica paga in termini di visibilità in maniera clamorosa, in termini di reputazione in maniera clamorosa, quindi l'atleta più forte al mondo, per quale motivo dovrebbe venire fuori pubblicamente in una situazione del genere? Qua si parla, dicevo prima di non inquinare la situazione, io in questo momento lo sto facendo, nel senso, per dirvi che è molto facile pensare male, appunto per questo non bisogna farlo finché non si hanno delle ragioni fondate. Bene, siamo finiti a parlare di doping, credo perché il risultato di Lyles non è stato soddisfacente. A quel punto si è andati verso Mennea e poi il confronto tra atleti di ieri e atleti di oggi. Succede. Ok, se non avete altro di cui volete parlare, siccome sono già le 10, vi lascio un altro minuto per scrivere eventuali cose. Volevo appunto terminare con niente, abbiamo visto tutti i risultati. Guardiamoci l'orario gare di domani. Ok, che dovrebbe uscire un video a riguardo, però meglio anticiparsi, no? Quindi domani inizia il Decathlon e prenderà un bel po' del programma delle gare. Decathlon ed Heptathlon insieme, tra l'altro. Il disco femminile e poi si va sui 110 ostacoli semifinali con Fufana. La gara clou sarà la finale dei 200 donne alle 21:35, alle 22 110 metri ostacoli e alle 22:15 400 metri del decathlon. Quindi niente, le 22 e 110 metri ostacoli l'ultima gara che assegna medaglie della giornata di domani. Una giornata piuttosto affollata proprio grazie alle prove multiple, concentrata più o meno come questa.
termini orari. Noi la vedremo in live dalle, ora dovrò controllare, però credo fino alle 22:10, 22:15, dalle 8 in poi, insomma, dalla semifinale dei 400 ostacoli donne in poi. Credo di sì. Però credo che a questo punto l'anticipiamo per vedere le semifinali dei 400 metri uomini, perché è importante capire quello che riuscirà a fare Davide Re. Fatemi sapere se sì o se no. Ok Wood, complimenti, ecco quello che dovevo vedere. Grazie per avermelo ricordato. Non abbiamo visto cosa è successo nei 410 ostacoli, nei 400 ostacoli, scusa. 410 e roba. Ok, 400 ostacoli donne. Allora, Folorunzo finalmente ha risposto all'appello. Lei fa gare sì o gare ni? Questa è una gara sì, almeno per ora. Settima, Pedroso ce l'ha fatta, anche lei finalmente quest'anno era andata male, però sapere che riesce a migliorarsi proprio in occasione dei campionati del mondo fa ben sperare. E Olivieri 56-82, purtroppo lei ha avuto una stagione molto lunga e il suo obiettivo non erano i mondiali, almeno in partenza, quantomeno i campionati europei di categoria. Quindi contento di averne 2 su 3 in semifinale perché non era scontato e comunque rispetto alla posizione dell'accredito sono andate tutte molto meglio perché erano più o meno insieme queste atlete un pochino più indietro. Esattamente. Aspettiamoci una buona Folorunzo. La semifinale della Folorunzo è sempre domani? Esatto. Quindi domani io credo che la live la farò partire in corrispondenza della semifinale di Davide Re andando fino ai 110 ostacoli. Se continuo a avere internet e se ho abbastanza tempo a disposizione. Non vorrei perdermi Davide Re, ok? Con voi. Perfetto, The Seven. Sei spuntato adesso? Grazie per avermi seguito. A sto punto, ragazzi, vi saluto, altrimenti non avrò le energie per continuare in questa avventura pazzesca che comunque è arrivata al suo giro di boa. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima